Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi parleremo della pianta dei fiori di cera. Questa è un'oia carnosa e questo video mi è stato richiesto, perché me ne ero dimenticato effettivamente di fare un video dedicato a questa pianta, da un'iscritta al mio canale, Luciana, quindi grazie Luciana per avermi ricordato che devo fare appunto un video su questa pianta, l'avevo promesso ed eccola qui, oia carnosa. Oggi parliamo quindi di queste piante meravigliose, tropicali, piante stupende, piante d'appartamento, di clima appunto tropicale e anche di facile coltivazione. Questa che potete vedere qui è un'oia carnosa che ha già 6-7 anni, l'ho fatta arrampicare continuamente in questo bambù che io ho inserito nel terreno ed è l'unico modo per cercare di contenere un po' la crescita esuberante di queste piante, perché sono piante con questi fusti a liana che tendono ad arrampicarsi sugli alberi in natura. Piante appunto tropicali con questi fusti che si arrampicano cercando una posizione adatta per il loro sviluppo in natura, appunto aderendo con le loro radici avventizie ai tronchi degli alberi. Sono piante veramente di semplice coltivazione, ma bisogna rispettare alcune cose molto particolari, soprattutto per quello che riguarda il terreno, dove vengono inserite all'interno del loro vaso, la temperatura e l'illuminazione. Sono tre cose fondamentali per coltivare bene le nostre oia. Le oia appartengono alla famiglia delle Apocinacee, sottofamiglia Asclepiadaceae, e nelle Asclepiadaceae possiamo anche trovare tantissime piante succulente, quali le stapelie, uernia, caralluma, tutte queste piante grasse che solitamente vengono anche vendute, è molto facile trovarle anche nei vivai. Però non dobbiamo confondere questo con la coltivazione della oia, perché viene venduta spesso nei vivai e anche descritta come pianta da coltivare un po' come se fosse una cactacea, ma in realtà non è così, perché sono piante che hanno bisogno di un'umidità costante, leggera, mai abbondanti innaffiature e mai lasciarle secche per tanti giorni, perché si rischia veramente poi in caso di bagnature eccessive, di far marcire la pianta, in caso di secco all'interno del terriccio, far morire le loro radici e quindi dare un problema alla pianta nel suo sviluppo, anche perché le oia sono piante che non hanno uno sviluppo veloce, sono abbastanza lente nella crescita, poi una volta che partono, fanno le loro foglie, i loro rami, e le vediamo comunque crescere bene, ma comunque il loro sviluppo è sempre abbastanza lento, quindi un problema nella loro coltivazione può rallentare ulteriormente questo sviluppo e quindi poi non avremo i fiori e avremo uno sviluppo poi molto ma molto lento in coltivazione. L'ho già detto, sono piante con uno sviluppo a liana, quindi molte volte vengono vendute negli esemplari un po' più piccoli come dimensioni, pendenti, con questi rami che scendono giù con tutte le loro foglie, o altrimenti come la oia carnosa e tanti altri tipi di oia hanno questo sviluppo che bisogna cercare di contenere in qualche modo, perché sono piante abbastanza disordinate, quindi le possiamo avvolgere in questi, come ho fatto io ad esempio, in questi fusti di bambù, cercando di avvolgere tutte le volte, magari tagliando ogni tanto qualche ramo che prende la sua strada, oppure recuperandolo e facendolo girare attorno alla struttura, oppure creando magari una struttura a 3 canne di bambù in modo da aumentare lo spazio per poter far arrampicare questa pianta. Le foglie della oia si presentano solitamente verdi, ma ce ne sono anche in vendita esemplari con foglie variegate, quindi abbiamo anche, ad esempio nella carnosa c'è una varietà chiamata variegata, che presenta dei colori diversi, ovvero c'è del giallo, c'è del bianco e anche del rosa, quindi la pianta assume veramente anche solo con le foglie, senza i fiori, un aspetto meraviglioso. Io avevo questa pianta in passato, poi l'ho moltiplicata e l'ho regalata ad alcuni amici, ma voglio recuperare comunque un rametto di quella pianta lì perché era stupenda nella sua colorazione per quello che riguarda le foglie. Le foglie si presentano in questo modo, sono molto carnose, dure, carnose, possono essere screziate anche di bianco e possono essere anche di dimensioni, di forme
diverse, quindi le abbiamo lanceolate, ce ne sono alcune che sono molto lunghe, affusolate. Io adesso vi faccio vedere tramite un acquerello che ho realizzato stamattina 3 tipi di foglie. Qui vedremo una foglia lanceolata, una foglia rotonda e una foglia un po' allungata. In più avete potuto vedere un acquerello realizzato l'anno scorso in cui ho disegnato una oia imbricata. Questa è una oia che io adoro assolutamente, non l'ho mai avuta, voglio cercare per vedere se riesco a trovare questa pianta. La oia imbricata, ad esempio, ha delle foglie che aderiscono al tronco in natura, con questo fusto serpeggiante. Le foglie aderendo al tronco creano una sorta di coppetta aderente in cui all'interno le formiche vivono all'interno e quindi creano proprio dei piccoli formicai al di sotto di queste foglie che aderiscono appunto ai rami. Le piante di oia come sviluppo possono arrivare anche a 6 metri di altezza, quindi questa qui, la oia carnosa ad esempio, è una di queste, crea questi lunghissimi rami, queste lunghissime liane che come dicevo bisogna avvolgere per cercare di contenerle. Queste sono piante chiamate piante dei fiori di cera, perché nel periodo che va da metà primavera in estate, queste piante fioriscono con delle ombrelle sparse nella pianta di questi fiori. A volte questi ombrellini di fiori hanno una forma a globo, una forma sferica, tutti i fiori creano questa figura a sfera. I fiori della oia carnosa, sono bianchi con all'interno una stellina rosa che crea poi una goccia abbastanza densa, un profumo anche molto buono, però per poter sentire il profumo delle oia bisogna avvicinarsi alla pianta, perché non sono piante che si fanno sentire da lontano, quindi bisogna avvicinarsi e annusare. Hanno solitamente un profumo, almeno per quello che riguarda la oia carnosa, che ricorda molto il miele. I fiori possono essere di dimensioni varie a seconda della specie che compriamo, quindi ce n'è da fiori di piccola dimensione, magari qualche millimetro, fino a 7-8 cm. In alcuni casi questi fiori si fanno veramente vedere, sono molto appariscenti e anche i colori possono variare dal giallo a seconda delle specie, dal giallo al bianco al porpora. Ce ne sono veramente di tantissimi colori. Se non sbaglio ce ne sono anche alcune specie che hanno dei fiori rossi. Quindi piante molto belle, affascinanti, di facile coltivazione che possiamo portare in casa per avere una pianta di questo tipo che che dà alla nostra casa sempre questo aspetto un po' tropicale. Da dove arrivano le oie? Le oie arrivano dal sud-est asiatico, quindi le possiamo trovare in Borneo, in Cambogia, ci sono anche diverse varietà, ce ne sono alcune in India, anche l'Australia, mi sembra che l'Australia abbia il 20% delle specie di oia in natura, insomma piante di clima tropicale del sud-est asiatico. Parliamo adesso della coltivazione della oia, in questo caso della oia carnosa. Queste sono piante che vogliono una temperatura che va dai 15 gradi ai 25 gradi, anche ai 30 gradi. Sono piante che sopportano anche temperature abbastanza alte, purché siano in ambiente sempre umido. Io la mia oia carnosa, quando arriva l'estate, soprattutto in estate che fa veramente molto caldo, la nebulizzo spesso durante il giorno. Quando vengo qui nel gazebo per occuparmi delle altre piante carnivore e orchidee, col nebulizzatore do sempre una spruzzata alla pianta, perché purtroppo non ho un albero per far arrampicare questa pianta, perché non posso metterla in terra, quindi farla arrampicare come se fosse in natura, ma tendo a tenere sempre umida anche la parte della pianta, che comprende sia le foglie che le radici aeree, che qui sono molto piccole perché non si sviluppano, perché non sono attaccate a nessun supporto. Però la pianta richiede sempre un'umidità abbastanza alta, quindi ogni tanto possiamo nebulizzarla anche per poter pulire le sue foglie dalla polvere che si deposita nel corso delle giornate. Nebulizzazione che può essere fatta anche 3 volte magari la settimana, però è importante fornire sempre un po' di acqua anche alle foglie e ai suoi fusti.
Queste sono piante che quando le portiamo fuori nella bella stagione hanno bisogno di un luogo che sia sì caldo, ma che abbia anche una certa frescura. Infatti non sono piante da mettere assolutamente sotto il sole, non sono piante che apprezzano la luce solare diretta, possono prendere un po' di luce magari al mattino, però è importante dare una leggera ombreggiatura, magari se le temperature sono particolarmente alte, soprattutto in piena estate, nel mese di luglio e agosto possiamo ombreggiare leggermente queste piante che si svilupperanno bene perché gradiscono un ambiente che sia caldo ma non eccessivamente, quindi è meglio coltivarle magari in un ambiente che sia leggermente fresco, sarebbe l'ideale. Come possiamo bagnare le nostre oia? Allora, la bagnatura dell'oia deve essere fatta costantemente, nel senso che il substrato di coltivazione deve essere mantenuto sempre leggermente umido, quindi possiamo fare una bella bagnatura, per qualche giorno lo lasciamo asciugare, ma dopo dobbiamo intervenire con un'altra bagnatura, ma mai con esagerazioni, mai con esagerazioni. Cercare di bagnare sempre la pianta quando sentiamo che il suo vasetto comincia a diventare un po' leggero, allora ha bisogno di una nuova bagnatura. Questo per quello che riguarda il periodo estivo, tarda primavera, estate, in cui il calore del giorno, soprattutto in esterno, tende a far asciugare molto presto il terriccio. Dopo parleremo del terriccio perché deve essere fatto in un certo modo, deve essere molto drenante e un terriccio molto drenante fa sì che si asciuga in fretta e quindi dobbiamo intervenire poi con delle bagnature. Quindi possiamo bagnare abbondantemente la nostra oia con una buona bagnatura che bagna per bene tutto il substrato, però poi pian piano lasciamola asciugare e dopo interverremo con un'altra bagnatura. In inverno invece bisogna fare molta ma molta attenzione. Sono piante che non devono essere ricoverate in casa vicino alle fonti di calore, perché questo asciuga subito il terriccio. Quindi che cosa ci crea? Ci crea un problema di bagnatura, perché noi, sapendo che asciuga il terriccio e il calore casalingo, tenderemo a bagnare sempre di più questa pianta per mantenerla sempre umida, ma si rischia di farla marcire, perché queste sono piante che gradiscono delle bagnature, ma non vogliono essere sempre in un substrato fradicio, perché le radici poi tendono a marcire. Quindi attenzione al tipo di substrato che noi utilizziamo e attenzione alle bagnature. Le bagnature sono una nota un po' dolente nella coltivazione delle oie. Piuttosto è meglio aspettare un giorno in più, come succede magari con le orchidee. Bisogna bagnarle un po' come quelle che sono le orchidee epifite, magari sistemate su dei supporti in cui hanno bisogno di nebulizzazione di bagnature, ma devono assolutamente asciugare tra una bagnatura e l'altra, senza esagerare con prolungare troppo il periodo di asciugatura. Attenzione anche alla temperatura dell'acqua quando bagniamo le nostre oie. Se le teniamo fuori in un posto caldo non possiamo bagnarle con dell'acqua fredda perché creiamo un po' uno shock alle radici. Meglio bagnarle con un'acqua tiepida o a temperatura ambiente, questo è molto importante. Possono essere bagnate anche con dell'acqua del rubinetto perché molte specie sopportano il calcare, la oia carnosa è una di queste che sopporta anche un po' di calcare nell'acqua, però se possiamo cercare di raccogliere magari durante l'estate acqua piovana perché è l'ideale per bagnare le piante e in inverno quando le teniamo in casa piuttosto lasciamo decantare un pochettino l'acqua della bagnatura in modo che prende la temperatura dell'ambiente e poi così possiamo bagnare le nostre oie. Adesso parliamo del terriccio per quello che riguarda la coltivazione delle oie. Allora, queste piante hanno bisogno di un terriccio che sia assolutamente drenato e un terriccio che somiglia molto a quello utilizzato per le gardenie e per le camelie. Io l'ho già detto in alcuni video precedenti qui nel canale Appuntamento in Giardino, camelie e gardenie gradiscono questo terriccio che sia sempre soffice, non morbido, ma proprio soffice e molto drenante, ovvero un terriccio composto da qualcosa che ricorda un pochettino la morbidezza della spugna. Questo noi possiamo ricrearlo utilizzando dei materiali specifici che sono la torba di Sfagno ad esempio, la perlite e il bark sistemati insieme. Allora io mi sono segnato nel mio quadernino 4 esempi di terriccio che può essere utilizzato per la coltivazione della oia. Il primo terriccio è composto da torba di Sfagno, perlite e bark in parti uguali, quindi possiamo mettere una tazza, orientiamoci così con la misura di una tazza di torba, una tazza di perlite e una tazza di bark, proprio per creare un substrato che sia molto drenante. Il secondo esempio è l'argilla espansa con la torba di Sfagno e lo Sfagno, anche lì cerchiamo di mettere tutto in parti uguali.
Il terzo è un terriccio per acidofile, però in misura minore, con dello sfagno, della perlite e volendo anche della sabbia. Volendo possiamo coltivare le oia anche in un terriccio composto solo di torba e sfagno, però c'è una piccola nota da dare quando si usa la torba. La torba è un substrato molto spugnoso, molto morbido, quindi l'ideale, anche perché queste sono piante che richiedono un terriccio che sia abbastanza acido, quindi la torba è l'ideale, la torba di sfagno. C'è da dire però che la torba di sfagno, quando poi asciuga, se ci dimentichiamo di bagnare la pianta per un po' di giorni e la torba asciuga, poi ha difficoltà a riprendere di nuovo l'acqua, a idratarsi, e questo può creare un problema alle radici. Quindi io raccomando sempre, quando utilizziamo la torba di sfagno all'interno del nostro vaso, di inserire anche un po' di sfagno in più, proprio come muschio, perché questo garantisce che la torba non si asciughi completamente, perché veramente è un grande problema se la torba si asciuga, perché non riesce più a riprendere l'acqua e idratarsi, e come dicevo può dare poi dei problemi. Quindi substrato drenante sì, ma che quando lo si bagna recupera tutta l'acqua e per poi asciugarsi nuovamente, e questo garantisce una vita sana alle radici all'interno del nostro vaso di coltura della nostra pianta di oia. Le concimazioni per quello che riguarda la oia possono essere fatte ogni 15 giorni, dalla metà primavera fino alla fine dell'estate, con un concime diluito, ad esempio per orchidee. Se abbiamo delle orchidee che concimiamo, usiamo lo stesso concime, però in maniera diluita, per poter dare un po' di nutrimento alla nostra pianta. Altrimenti può andare bene anche una buona concimazione magari mensile durante i mesi estivi. Invece in inverno è meglio non concimare e sospendere la concimazione. Questo per un motivo molto particolare, perché quando noi abbiamo le piante in casa rispetto all'esterno, le piante patiscono di più perché non c'è più una buona illuminazione, perché c'è un riscaldamento magari della casa che è troppo accentuato, quindi fa magari forse un po' più caldo, e quindi questo può far sì che la pianta entri in una sorta, non dico di riposo, ma di fermo. Se noi la concimiamo, spingiamo questa pianta a crescere come se fosse ancora all'esterno, e quindi anche questo può dare dei problemi. Quindi in inverno è meglio sospendere le concimazioni, riprenderemo poi in primavera con l'arrivo delle belle giornate, e soprattutto quando porteremo la pianta fuori, perché lì avrà l'occasione di utilizzare questo concime come spinta per la crescita in un ambiente che è ideale proprio per la sua crescita. Il vaso è un altro argomento molto importante per quello che riguarda la coltivazione delle nostre oia. A seconda della dimensione della pianta noi dobbiamo scegliere un vaso giusto, ovvero il vaso non deve essere mai grande. Per le oia è meglio utilizzare un vaso di piccole dimensioni, perché deve asciugare abbastanza velocemente per essere bagnato poi di nuovo nel substrato. Se noi utilizziamo ad esempio per questa pianta un vaso molto grande ci mette di più ad asciugare, e questo può creare dei marciumi. Quindi per le oia è molto importante usare sempre un vaso che sia un po' più piccolo, scegliamo sempre un vaso che sia leggermente più piccolo. Sono piante che non hanno un grandissimo sviluppo radicale. Lo sviluppo radicale delle oia somiglia un po' a quello delle nepenthes, ovvero piante che possono essere anche molto voluminose, ma l'apparato radicale non è mai particolarmente abbondante, quindi non hanno bisogno di vasi eccessivamente grandi in cui il terreno tende ad asciugare poi dopo tanto tempo, e questo crea dei problemi. Quindi utilizziamo un vaso di plastica di una dimensione giusta, a seconda anche della grandezza della pianta. Giustamente per una pianta piccolina così possiamo usare un piccolo vasetto. Per una pianta di queste dimensioni io l'ho messa in questo vaso, vedete che non è eccessivamente grande, è già 2 anni che è all'interno di questo vaso e la pianta sta crescendo molto bene. C'è un problema di stabilità per quello che riguarda la coltivazione della oia, perché avendo un terreno molto drenante con torba di sfagno, perlite e bark, logicamente sarà un vasetto che non pesa tantissimo, non ha un grande peso, e questo può far sì che la pianta si ribalta al minimo urto o se c'è del vento. Quindi volendo si può utilizzare anche un vaso di terracotta, però la terracotta è troppo poroso come vaso per la coltivazione della oia, quindi sarebbe meglio non utilizzarlo, anche se sarebbe ideale per un fatto di stabilità della pianta, perché è più pesante, quindi tiene tutto ben fermo per terra, senza il rischio di ribaltamento. Però possiamo utilizzare i vasi di terracotta se il terriccio lo inseriamo all'interno del vaso, se abbiamo sistemato prima di mettere il terriccio del nylon, in modo che il vaso
non sia a contatto col terriccio e quindi fa sì che il terriccio non si asciughi troppo in fretta. Quindi questo può essere un ottimo modo, o altrimenti possiamo inserire il nostro vaso di plastica all'interno di un vaso leggermente più grande di terracotta, così tutto sarà molto più stabile e non ribaltiamo la nostra pianta tutte le volte che li passiamo vicino o nel caso di questi venti molto forti quando la portiamo all'esterno. Ho già parlato prima un po' di esposizione alla luce, sono piante che vogliono una luce molto potente, una luce molto forte, possono prendere anche la luce magari del sole al mattino, però è importante non lasciare queste piante al sole nelle ore pomeridiane. Io la mia Oia carnosa non la coltivo mai al sole diretto, a parte le ultime ore della giornata, perché la metto in una posizione a nord, qui fuori dalla casa, in estate e in primavera ed estate, e poi il sole arriverà nelle ultime, i raggi solari arriveranno nelle ultime ore prima del tramonto, e quindi lei può godere di queste 3 ore più o meno di un sole che non è più così tanto forte, come può essere anche quello magari del mattino, che deve ancora scaldare bene, e quindi queste piante non patiscono. Se non abbiamo questa possibilità perché abbiamo il tutto rivolto verso una direzione a sud, allora è meglio ombreggiare queste piante o piuttosto tenerle in casa, in un posto dove possono prendere qualche luce solare, magari attraverso i vetri, però è importante non esporre queste piante alla luce forte del sole, perché tendono ad asciugare molto sia il terriccio e a far patire anche tanto anche le fioriture. Nel caso di fiori, i fiori patiscono molto l'esposizione al sole, tendono a rovinarsi prima. Adesso parliamo della moltiplicazione dell'oia, perché è un qualcosa di veramente semplice. La pianta può essere moltiplicata sia tramite le talee ricavate dai suoi rami e sia tramite le foglie. Le foglie, quando noi stacchiamo la foglia dalla pianta e la mettiamo nel terriccio, questa foglia impiegherà dei mesi per poter radicare e quindi per dei mesi avremo un vasetto con una foglia. Possiamo vedere che spesso in giro è venduta l'oia Kerry, che ha questa forma a cuore, a volte viene venduta come pianta di San Valentino da regalare magari al proprio fidanzato o alla propria fidanzata, questo vasetto con questa foglia a cuore che ci metterà tantissimo a produrre le radici e tantissimo a produrre una pianta adulta che poi arriverà a fiorire, mentre un metodo molto più veloce è quello dato dalla talea del ramo. Vediamo come fare in modo da ottenere altre piante di oia da poter regalare o se vogliamo moltiplicare le nostre piante che abbiamo in casa. Una mia amica mi ha chiesto un piantino di Oia carnosa, quindi io andrò a scegliere un rametto che non ha fiorito, perché potete vedere che non ha questi peduncoli che hanno portato i fiori, ma è un ramo pulito con le sue coppie di foglie e i 2 nodi. Andrò a tagliarlo proprio alla base e utilizzerò questo per avere 2 piantine, ricordandomi sempre che la parte che ho tagliato è questa. Se vogliamo fare invece una moltiplicazione con la foglia, basterà prendere una foglia, tagliarla alla base e inserendola poi nel terriccio con un sacchettino di nylon sopra per conservare tanta umidità, in modo che la pianta possa radicare e poi svilupparsi, ma è veramente un processo lunghissimo. La moltiplicazione per telea invece è veramente molto veloce e si ottiene in poco tempo già una nuova pianta. Andiamo a sistemare la talea, la dividerò ancora in 2, in un vasetto con il substrato adatto per la coltivazione di questa pianta. Eccomi qua, ho preso altri rami dalla mia oia perché voglio fare un po' di piantine in modo da avere più successo nella moltiplicazione, perché qualcuna magari poi la perderò perché avrà dei problemi, solitamente succede, però su 4, 5, 6 piante 2 o 3 sicuramente andranno a buon fine. La moltiplicazione delle oie è molto semplice, quindi una volta preso il ramo andrò a tagliarlo con 2 nodi, andrò a tagliarlo a metà, ecco qui, e così avrò le mie piantine da sistemare poi nel vasetto con il terriccio. Si presentano in questo modo, qui la parte tagliata, questa è la parte del nodo che andrà poi appoggiato fino al livello della terra. Prendo il mio vasetto, io mi sono già preparato, adesso è molto asciutto, poi andrò a bagnarlo, soprattutto dello sfagno. Io tendo a fare questo tipo di moltiplicazioni con dello sfagno, in questo caso è sfagno secco che poi andrò a idratare dopo aver messo all'interno le piantine, senza pressarlo troppo, sfagno e perlite insieme,
senza pressare troppo il terriccio, un po' come un terriccio da gardenia o da camellia, come ho detto prima nel video. In questo modo ci sono anche delle piccole palline di argilla espansa, questo è molto utile per aumentare il drenaggio. Ok, il primo vaso, perché mi farò 2 vasetti, e poi vado a riempire anche il secondo. Sfagno per lite, e se ne avete anche un po' di argilla espansa può essere l'ideale. Senza pressare, che sia tutto soffice e morbido, un buon letto di coltivazione per le nostre talee. Fatto questo, andrò a inserire le talee di Hoya, che le inserirò fino ad avere il nodo a contatto col terreno, in questo modo, magari anche leggermente un po' più giù. Stessa cosa anche per questa. Se la parte finale è troppo lunga e arriva subito a toccare la base del vaso, piuttosto la tagliamo. Ok, e poi inserisco ancora questa. Il nodo deve toccare la superficie del terriccio. Questo è il primo vasetto e questo è il secondo vasetto. Se poi ho delle piante in più, mi farà piacere comunque regalarle a chi le vuole, magari qualcuno dei miei amici che apprezza questo tipo di pianta. Fatto questo, il lavoro di moltiplicazione è stato effettuato, adesso bisognerà bagnare il substrato dando un bel po' di acqua che sia molto umido, e successivamente andrò a mettere un sacchettino di quelli da gelo per il cibo da mettere nel freezer. Andrò a mettere questo sacchettino legato con un elastico con dei fori, in modo che si conservi all'interno un ambiente molto umido, facendo in modo però di non tenere sempre troppo fradicio questo terriccio, ma è importante tenerlo leggermente umido per tutto il periodo in cui la pianta poi farà le sue radici e si svilupperà poi con le sue foglie. Quindi ci vorrà sicuramente un po' di tempo, ma se vogliamo moltiplicare la nostra Hoya, come ci insegna la pianta di Hoya, bisogna avere molta pazienza. Con le Hoya bisogna avere tanta pazienza. Questo è un segreto numero 1, e dopodiché arriveranno poi i risultati tanto sperati. Quindi adesso vado a bagnarmi le mie piantine, inserirò il sacchettino e poi tra 1 mese, 2 mesi vedrò se lentamente avranno già creato le loro radici per poter regalare poi queste piante alla mia amica che me le ha richieste, 1 o 2 piante, e le altre ad altri miei amici che vogliono in casa una pianta di Hoya carnosa. Bene, sono molto contento di aver parlato della Hoya carnosa in questo video, quindi adesso andrò a rimettere la Hoya al suo posto in casa, aspettando una bellissima fioritura poi in primavera, tarda primavera, quando ricomincerà di nuovo a fiorire, e magari farò poi un video per farvi vedere la fioritura della Hoya carnosa. Io spero che questo video sia stato utile per poter coltivare questa bellissima pianta e facilissima pianta nelle nostre case e godere di questo profumo al miele che la Hoya carnosa riesce a regalare quando presenta questi ombrellini di fiori cerosi, appunto una pianta dai fiori di cera. Ciao a tutti, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao e grazie!